Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Inizia ufficialmente la telenovela Osimhen e il calciomercato. Nelle ultime 48 ore si sono visti l'Al Hilal, l'Entourage, il Galatasaray alla finestra. L'offerta non è congrua, e che offerta! Ma ci arriviamo alle cifre prima che mi irrito, perché questa situazione già comincia ad irritarmi, così come fu l'estate scorsa. Detto questo, il Napoli tutto su Ndoye per quanto riguarda gli esterni d'attacco, anche con eventuali contropartite. Facciamo il punto della situazione, includendo anche il rinnovo di Meret. Fabrizio Romano ci fa sapere che è fatta fino al 2027. Ovviamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto, attivando la campanellina, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Appunto, se vi piace questo contenuto, un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo a mettersi in moto. Partiamo da questa situazione che mi irrita e non poco. Osimhen. Allora, l'Al Hilal ha messo sul tavolo un'offerta da 30 milioni di euro a stagione, parliamo di 30 milioni netti, per convincere Victor Osimhen a trasferirsi in Arabia Saudita. L'attaccante nigeriano però resta fermo sulla sua richiesta, 40 milioni netti all'anno. Nel frattempo anche il Galatasaray si è fatto avanti con una proposta da 15 milioni di euro, decisamente distante dalle cifre richieste. Le trattative restano aperte, con le parti impegnate a colmare il divario economico. Tiriamo un respiro senza arrabbiarci più di tanto, perché è appena iniziato il calciomercato, lo piazziamo, ce lo togliamo sicuramente davanti, è quello che mi auguro quanto prima, e sarà una vittoria così come vincere uno scudetto, veramente. Mi rilasserò del tutto avendo piazzato poi Osimhen e non sentendone parlare più, perché è diventata veramente una cosa impossibile. 30 milioni all'anno netti offerti dall'Al Hilal non vanno bene. Ha chiesto 40 milioni all'anno. Ovviamente il Galatasaray, che si è spinto molto più in là, 15 milioni di euro, ovviamente in rapporto alle cifre che girano negli ingaggi della squadra turca, si è spinto comunque molto più in là, ma niente da fare. Nulla gli va bene, né a lui né all'entourage, o potrei dire più all'entourage che a lui. Non lo sapremo mai se è più lui o se è più l'entourage. Comunque è problematica questa situazione e mi auguro che si risolva quanto prima, perché Conte è stato categorico: la squadra al completo, o quanto più al completo possibile, per l'inizio di Di Maro, nemmeno Castel di Sangro. Da Di Maro bisogna cominciare a lavorare sull'asset dei titolari che avrai poi in campionato. È una cosa normalissima ed è una cosa che deve assolutamente accadere per non iniziare di nuovo e l'esterno non l'abbiamo preso e così e colì, perché poi sappiamo come è andata questa stagione a livello poi di malcontenti giusti sul mercato, giusti assolutamente da parte dell'allenatore nella sessione di gennaio. Non cominciamo poi quest'annata con la situazione Osimhen che non si risolve, colpi che stentano ad arrivare, appunto perché hai 75 milioni fuori che devono entrare e pesano sulle spalle di personaggi che sono veramente poco ma poco affidabili. Quindi, caro Conte, prima di andare in vacanza piglia una mazza, fatti un giro al largo, vedi se lo becchi, e sistemiamo questa situazione, perché non se ne può assolutamente più. Il Napoli e gli esterni d'attacco, tutto su Ndoye, anche con eventuali contropartite, almeno questo ci fanno sapere. Il Napoli ha messo nel mirino l'esterno svizzero Dan Ndoye, è una precisa indicazione di Antonio Conte, che stravede per il talento 24enne. Lo spiega l'edizione odierna del Mattino, che ricorda come il Bologna valuti l'esterno svizzero 35 milioni di euro, ma i partenopei potrebbero inserire una contropartita tecnica. Sul tavolo ci sono Hong Kong e Raspadori. Nel frattempo i contatti con l'entourage del giocatore hanno portato ad un'intesa di massima. Dopo il colpo De Bruyne, per cui si attendono ormai solo le visite mediche e l'ufficialità, Ndoye potrebbe essere il prossimo rinforzo offensivo per la nuova era azzurra. Ricordiamo che il club l'aveva cercato anche a gennaio, ma lo svizzero aveva preferito non interrompere il campionato in corso il suo percorso con il Bologna. 35 milioni anche, per quanto mi riguarda e per ciò che ha fatto Ndoye quest'anno, e lo vedo in fase ascendente, mi sembra anche una cifra diciamo più che giusta. Vedi, cifra giusta da una parte, e di là invece ci sta uno che 30 milioni netti all'anno
non vanno bene, vuole 40 milioni all'anno, è arrivato Luis Nazario da Lima, che per amor di Dio, in fase realizzativa puoi anche fare i buchi a terra, puoi fare pure 40 gol all'anno, tutto quello che vuoi, ma non sei Luis Nazario. Assolutamente no. Queste sono cifre che al di fuori, diciamo, di ogni ragionevole contesto, 40 milioni all'anno, però considerando che l'Arabia Saudita ha fatto spendi e spanti dappertutto, 40 milioni all'anno potrebbero essere, diciamo, una cifra, sempre considerando l'Arabia Saudita, per calciatori fatti come si deve in tutto e per tutto, dal punto di vista umano fino ad arrivare al lato tecnico e ovviamente ciò che sai fare con il pallone, così come era appunto un Luis Nazario da Lima, ma non c'è nemmeno da... Non sto paragonando ovviamente i due attaccanti perché non esiste fare un paragone del genere, è solo per capirci, per l'importanza di calciatori che poi potrebbero, ad oggi, mettiamo che Ronaldo era nel calcio di oggi, Ronaldo avrebbe potuto chiedere un 40 milioni all'anno, ma non Victor Osimhen, che dal punto di vista caratteriale poi va gestito e serve anche uno apposta che lo tenga poi a bada, perché caratterialmente lo sappiamo benissimo noi a Napoli com'è il calciatore. Detto questo, tornando a Ndoye, il Napoli ci fa anche sapere che probabilmente Neres potrebbe ritrovare la posizione naturale, ovvero Neres Politano sulla fascia destra, per averlo poi a piede invertito, e quindi si potrebbe puntare su due esterni d'attacco a sinistra. Uno potrebbe essere Ndoye, l'altro potrebbe uscire tra i nomi che abbiamo già sentito, quello di Noah Lang, quello di Paixao. Quindi vedremo poi il Napoli dove e cosa farà dal punto di vista degli esterni. Ultima ma non ultima considerazione, al di là del rinnovo di Meretti che abbiamo detto fino al 2027 a 2 milioni e mezzo all'anno, fumata bianca, ce lo fa sapere Fabrizio Romano, c'è questa situazione fra Tesi e Kang In Lee, il coreano del Paris Saint-Germain, tra le idee sul tavolo per il centrocampo del Napoli, perché Kang In Lee lo considerano più un centrocampista, per me è più un esterno che un centrocampista, però può darsi che Conte sappia il fatto suo, sicuramente sa il fatto suo, Conte, per quanto riguarda l'aspetto tattico. C'è Frattesi e Kang In Lee del Paris Saint-Germain. Il talento sudcoreano, reduce da una stagione con 35 presenze, 6 gol e 6 assist, ha aperto tramite il suo entourage alla possibilità di trasferirsi in azzurro, anche se il Paris Saint-Germain non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Davide Frattesi, al momento la richiesta dell'Inter è troppo alta, supera abbondantemente i 40 milioni e per me sono troppi. Che poi si può dire, per quanto riguarda le caratteristiche di Frattesi, incursore, potrebbe far bene nel Napoli con l'idea di calcio di Conte, siamo d'accordo, ma 40 e passa milioni sono troppi. Virerei su altri profili o lascerei proprio stare e quindi vedrei di trovare la quadra diversamente, se queste sono le cifre che poi richiede l'Inter e sono reali, perché poi sappiamo anche che c'è anche ovviamente la polizia che deve rompere le scatole e non posso farci niente, ma dicevo, l'Inter ha fatturato, se non vado errato, ho letto la notizia ieri, oltre i 500 milioni tra introiti, tra Champions League, tra mondiale per club, tra stadio, botteghino, eccetera, eccetera, eccetera. E c'era la notizia ieri, non è stato mai fatturato così tanto dall'Inter, eccetera, una squadra italiana e quant'altro. Quindi dal punto di vista di bilanci e situazioni del genere, l'Inter potrebbe anche dire no, ma io chiedo questo e basta. Non è che è una società che, diciamo, nella prossima sessione di mercato dovrebbe per forza abbassarsi le braghe, tra virgolette, per piazzare calciatori in uscita, perché comunque a livello di entrate quest'anno è stata un'annata positiva. Non hai portato a casa trofei, però hai portato a casa veramente tanti, ma tanti milioni. Vedremo come andrà a finire per quanto riguarda la mediana. Ci saranno anche novità per quanto riguardano Lobotka, anch'issa uscite, non uscite, saremo qui, attivate la campanellina, iscrivetevi, un bel like a questo video,
così ci aggiorniamo giorno dopo giorno e vediamo cosa succede in casa Napoli. Ciao!